Ciao a tutti ragazzi, sono Matt, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video un po' diverso, oggi non spacchettiamo, ma utilizzerò questo video per spiegarvi, magari a qualcuno sarà anche utile, come colleziono i pacchetti sigillati, come li sistemo, che materiali uso, eccetera eccetera. Ovviamente questo non è l'unico modo esistente, ce ne sono anche altri. Questo è quello che ho scelto io per la mia collezione di pacchetti sigillati perché credo che sia l'ideale sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista organizzativo. Ovviamente vi farò vedere tutti i prodotti che utilizzo e vi dico anche dove potete trovarli e le caratteristiche precise nel caso vogliate utilizzarli anche voi. Allora, intanto vi anticipo quale sarà il risultato finale. Sarà questo. E ora passo passo vi spiego che cosa ho utilizzato e perché. Allora, partiamo ovviamente dal raccoglitore che già avete visto. È un raccoglitore ad anelli. Qua potete sbizzarrirvi nella scelta, ovviamente. Io sono riuscito a trovare questi che sono molto resistenti, fuori sono in similpelle un po' morbida e vi dirò, ho dovuto cercare un po' perché mi piacevano molto quelli delle Ultra Pro che però non sono così semplici da trovare e soprattutto non hanno un prezzo molto favorevole, diciamo. Con questo video purtroppo si vede un po' il disordine che c'è sulla scrivania, ma questo è lo spazio che ho a disposizione, quindi perdonatemi se si vede un po' il computer, un po' il mouse, eccetera. Il motivo per cui ho scelto un raccoglitore ad anelli piuttosto che un raccoglitore già predisposto per i pacchetti sigillati è per la comodità di organizzazione, nel senso che qua posso tranquillamente aggiungere o togliere le pagine, spostarle come mi pare senza dover sfilare tutti i pacchetti uno alla volta e rende tutto un po' più semplice secondo me. Dopo la scelta del raccoglitore sono necessarie le pagine per il raccoglitore. Le pagine che ho deciso di utilizzare sono queste. Sono delle pagine per raccoglitore ad anelli a 4 scomparti, generalmente vengono utilizzate per le fotografie e sono abbastanza morbide e quindi ci permettono di mettere tranquillamente i pacchetti all'interno. Trasparenti, mi sarebbero piaciute di più nere, così che avrebbero coperto quello che c'è dietro la pagina, ma nere le ho trovate solo rigide e comunque hanno un costo molto più elevato rispetto a quelle trasparenti. La scelta successiva è stata quella delle sleeve per i pacchetti. Ho deciso di utilizzare una doppia sleeve, come ora vi farò vedere. Il pacchetto è all'interno di una prima sleeve sigillante con la riga di colla per chiuderla, in modo che il pacchetto sia sigillato all'interno, a sua volta poi messo dentro una seconda sleeve in modo che sia ben protetto. La seconda sleeve serve, oltre che ovviamente proteggere ancora di più da polvere, sfregamenti, botte, eccetera, tutto quello che potrebbe rovinare il pacchetto, serve anche per poterlo bloccare sopra al cartoncino, che è il prossimo elemento che andremo a vedere, per poi inserirlo nella pagina. Il cartoncino di cui parlo è questo qui. Il pacchetto con del nastro biadesivo verrà incollato qui sopra per poter essere poi inserito nella pagina a 4 slot del raccoglitore, in modo che il pacchetto non balli all'interno, perché se il pacchetto fosse senza il cartoncino ballerebbe nello slot più largo.
Invece con il cartoncino tagliato nella misura giusta per stare all'interno dello slot sarà bello fermo. Il cartoncino non è altro che un ricavato da un cartoncino in formato A4 ritagliato delle misure dello slot della pagina. Nello specifico io li ho tagliati 9,2 cm di larghezza per 13 cm e mezzo di altezza. Queste misure potrebbero cambiare se utilizzate delle pagine con gli slot di misure diverse, ovviamente. Allora adesso vi farò vedere tutto il procedimento passo passo con questo pacchetto di evoluzioni a Paldea come esempio. Prendo una bustina sigillante per i pacchetti, questa l'ho trovata su Amazon. Se cercate Freaky Monkey dovrebbero esserci ancora, non ho guardato nell'ultimo periodo ma avevo trovato solo queste su Amazon. Quindi vado a inserire il pacchetto, lo metto a testa in giù così che la sigillatura poi sia verso il basso e non dia fastidio all'inserimento del pacchetto nella seconda sleeve. Rimuovo la pellicola sulla sigillatura. Adesso io cerco di farlo preciso, ma non c'è bisogno di essere chirurgici, insomma. Ok, quindi ora il pacchetto è nella prima sleeve. Ora prendo la seconda sleeve, che può essere questa Sapphire 70x120. Le misure sono per il formato Tarot. Inseriamo il pacchetto già slivato nella seconda sleeve. Eccolo qui, bello protetto. A questo punto prendiamo il nostro cartoncino. Io qua ho già applicato 2 righe di nastro biadesivo per velocizzare un po' il processo. Ora vado ad appiccicare il pacchetto cercando di metterlo il più centrato possibile. Ora posso andare a prendere il raccoglitore e inserire il tutto nello scomparto. Ed ecco qua. Come già vi avevo fatto vedere precedentemente, faccio vedere una pagina completa. Secondo me questa disposizione è molto elegante e comunque permette lo stesso di poter visionare meglio il pacchetto, dal momento che è possibile estrarlo dalla sleeve incollata. Basterebbe tirarlo fuori così. Come vi ho detto all'inizio, ribadisco, questo non è l'unico modo per collezionare i pacchetti sigillati, è quello che ho scelto io perché è quello che ho preferito, sia per un punto di vista estetico sia organizzativo. Non mi sono inventato niente, diamo a Cesare quel che è di Cesare. C'è uno youtuber storico, un gran collezionista di carte Pokémon, che ha utilizzato questo metodo e io ho scelto di replicarlo perché mi è sembrato l'ideale, insomma. Lo youtuber in questione è The Pokémon Collector. Se questo modo non vi soddisfa appieno, potreste anche cercare raccoglitori con già le pagine predisposte per i pacchetti. Quelli che ho visto hanno le pagine in orizzontale e quindi per ogni pagina ci stanno 8 pacchetti. Altrimenti potete anche cercare un metodo voi, cambiare magari il cartoncino o le pagine, insomma c'è ampia libertà su questo. Faccio un breve riepilogo dei prodotti che utilizzo nel caso vogliate cercarli anche voi. Il raccoglitore l'ho trovato sul sito docsmagic.de, raccoglitore ad anelli. È un sito tedesco dal quale ho acquistato anche le pagine a 4 scomparti, sono queste, pagine a 4 scomparti. Questa è una confezione da 100 pezzi e sono in formato A4 per i classici raccoglitori.
La misura è 95x144. Per quanto riguarda invece il cartoncino, ho preso su Amazon un pacco da 60. Questi sono cartoncini sempre in formato A4, spessore 300 grammi al metro quadro, in modo che siano abbastanza rigidi. Le sleeve, come vi ho fatto vedere prima, quelle sigillanti per i pacchetti, le Freaky Monkey su Amazon, le Sapphire 70x120 Tarot, queste le ho prese su Amazon ma si trovano anche su i vari e-commerce, e il nastro biadesivo, uno vale l'altro. Bene, vi ho detto tutto. Questo è come io colleziono i pacchetti sigillati. Spero che il video vi sia stato utile. Nei commenti fatemi sapere se anche voi collezionate pacchetti sigillati e se sì, in che modo li collezionate, come li organizzate. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se mi volete supportare, iscrizione al canale, like al video e ci vediamo nei prossimi. Ciao ciao!